Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle più grandi previsioni energetiche più seguite sin dalla notte dei tempi, il nostro lui, lei, rispettivamente, divino maschile e divino femminile. Allora, ragazze mie, grazie, 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 grazie a oltranza per tutto l'amore che mi date, per tutto il sostegno che date al mio lavoro, al canale. Io vi sono infinitamente grata. Quello che faccio è una vocazione ed è amore, amore puro. Io vi ci amo tutte e tutti e quindi è il nostro amore che mi fa continuare imperterrita nella missione. Nella missione. Grazie veramente con tutta l'anima. Ragazzi miei ragazzi, oggi io partirei subito. Che dite? Partirei subito, voglio partire subito. Oggi mi sento ispirata nel partire subito. Faccio un piccolo appunto per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi. Leggo l'energia per questa settimana del maschile e del femminile. Poi vedi tu dove ti ritrovi, va bene? O in una parte o dall'altra. Andiamo a vedere quali sono le linee guida generali di questa settimana dei nostri grandi archetipi, affinché noi possiamo andare consapevolmente incontro ai nostri potenziali, al nostro destino, al nostro karma e al nostro dharma, integrando e includendo tutte le situazioni, eventi, emozioni che ci vengono davanti e quindi sotto forma proprio di dei e di divinità. Allora, ragazzi miei ragazzi, io parto subito, partiamo dal maschile, come sempre. Allora, andiamo a vedere energia attuale del maschile in questa settimana nei confronti del femminile o energia del maschile, dipende dalla carta che esce. Allora, vediamo energia attuale del maschile, settimana che va dal 29 aprile al 5 maggio. Qual è l'energia attuale del maschile? Energia attuale del maschile. Energia attuale del maschile. 7 di coppe. Allora, qua c'è un maschile che sta pensando più cose contemporaneamente. Abbiamo un maschile magari un po' distratto anche da altro. È tempo di fare delle scelte, deve fare delle scelte su più ambiti della sua vita e tant'è che può essere un po' distratto da alcune cose. Quindi vediamo sia un maschile che sta pensando, anche un femminile, se c'è, o un'altra persona, e può essere un po' distratto nel prendere una decisione, sa che deve prendere una decisione. Vediamo un maschile un po' distratto da più cose, lavoro, denaro, amore, affetti, altro. Vediamo un maschile che ha più cose nella sua mente. Vediamo un po'. Questa è l'energia attuale. Vediamo i suoi pensieri. Quali sono i pensieri del maschile in questa settimana nei confronti di lei? O semplicemente i pensieri del maschile, dipende dalla carta che esce. A cosa pensa lui? I pensieri di lui? Sta pensando tantissimo a qualcuno. Qua c'è un 6 di coppe. Sente la mancanza di qualcuno, sta pensando di riconnettersi con una persona o di passare dei momenti preziosi con una persona. Il 6 di coppe mi parla di una persona, quindi col 7 di coppe, che sta pensando come deve riconnettersi con una persona. Per molti maschili. Mi parla di una persona che sta pensando, di più maschili che stanno pensando, energia attuale, come devono riconnettersi a qualcuno, che tipo di scelta devono prendere nei confronti di una persona a cui manca molto. Ok. Oppure stanno pensando di vivere, di dare a una lei o a qualcuno dei momenti preziosi e sono un po', magari sono impegnati su altro, però stanno pensando di riconnettersi con una persona, magari sono impegnati sul piano lavorativo, oltre che pensare a una persona. Vediamo un po', cosa c'è nel cuore di lui? Cosa c'è nel cuore di lui? Cosa c'è nel cuore di lui? Ah, 3 di spade. C'è un lui che soffre molto. C'è un lui che soffre molto.
si evince chiaro qua gruppi sostenuti di lui che hanno il cuore rotto per qualcuno, vogliono recuperare un rapporto, 6 di coppe, stanno pensando di recuperare e stanno pensando a come fare. Gruppi sostenuti di lui. Oppure è possibile che se di lui molti maschili incontrano una persona nuova in questa settimana, possono avere più opzioni o incontrano una persona nuova, io vedo che qua pensano a una persona con cui c'è una bellissima energia, però fanno fatica ad aprirsi perché hanno il cuore un po' rotto da una precedente relazione. Mm. Vediamo un po'. Sì, qua c'è l'imperatore, c'è una situazione un po' di inflessibilità ad aprirsi. Vediamo qual è il blocco di lui nei confronti di lei o qual è il blocco di lui. La giustizia, prendere una decisione e risolvere questa situazione di 3 di spade. Il blocco è che devono prendere una decisione, però non arrivano ancora a farlo. Mettere a posto delle cose, visto che stanno pensando forte a una persona col 6 di coppe, hanno dei dubbi su come devono sistemare delle cose, infatti la giustizia è al blocco. Vediamo perché la giustizia è al blocco. 3 di coppe. Allora, qua devono prendere la decisione di fare pace con qualcuno, però ancora non l'hanno fatto. Di riconciliarsi con qualcuno, però ancora non l'hanno fatto. Oppure di sistemare delle cose dovute a terze persone, visto che stanno pensando a una persona in particolare con la quale hanno condiviso dei momenti idilliaci bellissimi, un'energia preziosa, e vogliono sistemare delle cose perché ci sono stati magari fraintendimenti o delle situazioni di blocco per altre persone. Devono sistemare questa cosa, ancora non arrivano a farlo. Oppure qua può essere un lui che fa fatica un po' ad aprirsi, a prendere la decisione di lasciarsi andare, di godere del momento, proprio perché hanno il cuore un po' ferito da una precedente relazione, se lo state conoscendo da poco, eccetera. Vediamo un po', ok. Vediamo da questa parte. Qual è l'energia attuale del femminile? L'energia attuale del femminile nei confronti del maschile, nei confronti di lui, oppure semplicemente l'energia attuale del femminile. Energia attuale del femminile. La giustizia, guardate qua abbiamo la giustizia qua è il blocco. L'energia attuale del femminile nei confronti del maschile è quella di risolvere delle cose, di parlare chiaro e di risolvere delle cose. La giustizia mi parla anche di prendere decisioni, di risolvere delle cose, tagliare delle situazioni passate e mettere le cose fatte bene. Quindi se abbiamo un lui, la necessità di lei è quella di sistemare delle cose con un lui. Se non abbiamo nessuno, la giustizia mi parla di decisioni che sta prendendo giuste per se stessa. Vediamo un po' quali sono i pensieri di lei nei confronti di lui o i pensieri di lei. La regina di denari pensa molto a se stessa, fino a questo momento alle sue cose di casa, lavoro, denaro, lei le cose giuste, è come se avesse preso la decisione di dedicarsi a se stessa. Nonostante quindi voglia sistemare delle cose con un lui, però se la prende con calma, cioè riflettendo bene, ci va cauta, la vedo molto concentrata sulla sua casa, lavoro, stabilità e denaro. Vediamo cosa prova lei per lui o che cosa c'è nel cuore di lei a prescindere. Cosa c'è lei nel cuore di lei? Cavallo di coppe. Lei vuole avanzare nell'amore con lui, lei è aperta emozionalmente con un lui o un lui che può arrivare in questa settimana, seppure se la prende con calma, pensa molto a se stessa, però vedo che il cuore è aperto, vuole risolvere delle cose che sono successe tra lei e lui, o tra lei e lui e lui. E sì, prendere decisioni per ristabilire una fiducia tra le parti. E qua la vedo aperta, con il cuore aperto all'amore. Qua lui c'è il cuore chiuso, lei il cuore aperto. Vediamo un po' qual è il blocco di lei nei confronti di lui. Il 3 di bastoni può essere che lei non vedeva futuro insieme a questa persona, però adesso si è ricreduta.
Oppure può darsi che il 3 di bastoni sia una distanza tra tutti e due. Questo vedo. L'8 di coppe, c'è stato un allontanamento qua, perché lei non vedeva futuro. Mm. Oppure qua c'è come se lei vuole fare questo cambio di aprirsi emozionalmente, però ancora non arriva a dare il passo, perché se la prende con calma. Quindi sia che ci sia già una persona, sia che può arrivare una persona nuova. Non arriva ancora a fare il passo perché è difficile fare questo cambio, se lo prende con calma, diciamo. Oppure è possibile che lei stia risolvendo finalmente delle cause di divorzio, è pronta finalmente ad aprirsi col cuore aperto, però ancora non arriva a dare il passo, ecco. Vediamo perché il 3 di bastoni. Il cavaliere di spade. È possibile che qua ci sia stato un litigio tra tutti e due? O che lei abbia parlato in modo scorretto e vuole sistemare le cose con lui. Oppure ci sia stato un blocco repentino. E quindi qua lei con calma si apre piano piano, vuole sistemare queste cose, però non arriva ancora a dare il passo lei, no? Per chiarirsi. Oppure se lei da sola è pronta ad aprirsi emozionalmente qua, la vedo concentrata su di sé, infatti al tempo stesso però mantiene un po' di limiti all'amore, non si apre ancora all'altro, seppur il cuore sia aperto, no? Fino a questo momento. Ok, vediamo un po'. Poi vedete dove vi risuona, no ragazze mie? Ok, vediamo un po' qual è l'energia. Adesso abbiamo visto la parte interna di entrambi, andiamo a vedere nei fatti cosa accade in questa settimana, qual è il potenziale. Vediamo un po'. Quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana? Le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana? O le intenzioni di lui nei confronti dell'altro, no? Fuori da sé, che sia una donna o un uomo, non importa. Le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana? Il 9 di coppe mi parla di una persona che se la sta prendendo con calma, non ha intenzione di fare niente di particolare perché qua deve sanare una ferita. Nelle intenzioni c'è un 9 di coppe che mi significa una persona che non ha intenzione di fare nulla di che, perché è un po' confuso, vuole recuperare una connessione, vuole aprirsi piano piano perché comunque c'è un blocco, anche un'energia un po' di orgoglio. Se lei l'ha bloccato c'è un'energia un po' di orgoglio qua. Mm. Vediamo un po' quali sono le azioni che lui farà nei confronti di lei in questa settimana. Però la chiama, c'è il mago. Non ha intenzione di fare niente, però poi la chiama. C'è un po' questa dicotomia, no? Il mago mi parla del fatto che lui ha intenzione di avere un'opportunità con una lei, ok? Quindi farà azioni che mi parlano di chiamate, di opportunità, di manifestare qualcosa insieme, seppur con i suoi tempi, il 9 di coppe, seppur con i suoi tempi, cioè decide lui quando. Ecco, questo è il senso, se la prende un po' con calma perché comunque c'è il cuore rotto, c'è anche un po' di orgoglio. Però qua c'è il mago, cioè, che chiarisce ogni dubbio. Magari qua lui deve giustificarsi di qualcosa relativo a terze persone o qualcosa di questa natura, se è il tuo caso, ecco perché se la prende con calma, però poi chiama, secondo i suoi tempi, quindi c'è un po' di orgoglio che poi viene messo da parte. Vediamo che succede da questa parte. Ora, per i lui single, facciamo anche questo approccio, io credo che sono impegnati, hanno delle opzioni, stanno pensando a una persona del loro passato che comunque li ha fatto male, però hanno queste opzioni. Nel loro blocco c'è quello di prendere la decisione di aprirsi alle nuove opzioni, seppur stanno pensando magari a una persona del passato che li ha fatto male. Cosa fanno? Intanto osservano con i loro tempi, si lanciano in una nuova opportunità con la persona che incontrano. Ok. Vediamo un po' quali sono le intenzioni, no, prendo io, quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana? Le intenzioni di lei nei confronti di lui di fare un cambio, cioè la morte. Infatti qua il cambio è dovuto, credo, proprio perché lei è aperta emozionalmente, no? Sta concentrata su di sé, ha preso la decisione di concentrarsi su di sé, però vuole sistemare delle cose anche nel rapporto con l'altro.
Mm. Non arrivava ancora a dare il passo, però qua c'è la morte che mi parla di cambio. A cosa, le intenzioni di lei nei confronti di lui? Il 9 di bastoni. Vuole fare un cambio perché questa cosa la appesantiva, la appesantisce. Vuole fare un cambio rispetto anche a stare sulla difensiva, non vuole più stare sulla difensiva, tant'è che infatti il cuore è aperto e nel blocco abbiamo un po' la difensiva, no? Vediamo quali azioni farà lei nei confronti di lui in questa settimana. Quali azioni farà lei nei confronti di lui? Il re di denari farà delle azioni però con calma, secondo anche lei, secondo i suoi tempi, verso di lui. Vediamo un po' che azioni farà lei nei confronti di lui. Io qua credo che sia lui a fare delle azioni verso di lei, cioè sia l'altra persona a fare delle azioni. Però vediamo quali azioni farà lei nei confronti di lui. Infatti c'è la regina di bastoni, re regina di bastoni, sì. Allora qua c'è un lui che fa delle azioni verso di lei, verso la quale è interessato molto. Vedo un lui che è molto interessato a lei, molto interessato e molto attratto da lei. E io qua vedo che lui farà delle azioni verso di lei, va bene? E lei risponde bene, avendo tutto sotto controllo. Sì. Allora, per adesso abbiamo i segni di gemelli, ma comunque sono coinvolti tutti, quando facciamo i lui-lei. Gemelli, bilancia, bilancia, capricorno, vergine, toro, ariete, leone, sagittario e scorpione. Però quando facciamo i lui-lei sono coinvolti tutti. Vediamo qual è l'energia finale di lui nei confronti di lei, in questa settimana. Energia finale di lui nei confronti di lei. 6 di denari, io qua vedo un lui che vuole intendersi con lei, vuole un'opportunità per stare bene insieme a lei, anche parlare di fare dei piani, un'ottima energia. Il 6 di denari mi parla di nuovo dell'equilibrio, che l'equilibrio stava al blocco, no? Quindi mi dice che è una situazione difficile di blocco emozionale o di situazioni difficili di questa natura, nonostante un po' di reticenze sue, vengono risolte perché farà azioni di equilibrio, di portare le cose in equilibrio. Adesso, se ci sono dei lui singolo che hanno delle opzioni, stanno pensando a più cose, tra queste cose c'è anche il lavoro, io vedo che loro piano piano si aprono a una persona, va bene? Fanno delle azioni verso una persona. Nel frattempo, però, prima di fidarsi completamente, perché abbiamo un 9 di coppe, li vedo molto concentrati, oltre a parlare con una lei o con un lui, e quindi a provarci, ad aprirsi piano piano, li vedo molto concentrati nell'avere dei successi propri lavorativi e li vedo che va anche molto bene. Ok, vediamo da questa parte. Da questa parte, energia finale di lei nei confronti di lui, energia finale di lei nei confronti di lui. Il 2 di denari, qua vedo una lei un po' con dei dubbi rispetto a lui, però vedo anche una lei molto occupata nelle sue cose. Vi dico adesso, per le ragazze e i ragazzi singolo, io qua vedo un incontro da parte di una persona, perché tu ti aprirai all'altro, perché sei stanca di avere un po' le difese, questo è il senso, ti aprirai all'altro, a una persona secondo i tuoi tempi, anche questa è una persona stabile, una persona re di denari, regina di bastoni, una persona a cui piaci molto, vedo che ti apri, nonostante il fatto che tu ti apra, mantieni un po' di tue, cioè ti vedo aprirti perché avere la situazione sotto controllo, hai un po' di no riserve, col 2 di denari ti vedo indaffarata nelle tue cose lavorative, cioè ti apri all'altro, allo stesso tempo metti bilanciamento anche nelle altre cose, non diciamo lavoro, casa, famiglia, ok? Vediamo un po' energia finale di lei nei confronti di lui col 2 di denari. 7 di coppe, che ti ho detto? C'è un po' di confusione, ma perché ti vedo occupata anche su altre faccende, non soltanto l'amore. Ti vedo occupata su altre faccende che riguardano proprio i tuoi pensieri della regina di denari, cioè casa, famiglia, lavoro, stabilità tua, ok? Nonostante tu sia aperta all'amore, ti vedo occupata su più fronti, quindi sì, ti apri all'altro, perché vedo che qua ci sono delle azioni, un re di denari che rispetta i tuoi tempi e la regina di bastoni, tu che sai che piace a questa persona e hai tutto sotto controllo, tant'è che nelle tue intenzioni c'è proprio la voglia di abbassare le difese e aprirti, di fare un cambio. Cioè, ti concedi a tutto ciò che per te è importante, ricordiamo la giustizia, va bene? Per quanto riguarda lei e lui con il quale c'è una situazione di cuore rotto, vediamo anche una lei che, dove un lui vuole portare un equilibrio, quindi vuole superare il limite del prendere una decisione di sistemare le cose. Vedo che qua le cose si sistemano,
seppur questa volta tu sistemi le cose, abbassi un po' la resistenza con questa persona qui e al tempo stesso ti vedo però concentrata anche sulle tue cose, cioè non solo la tua mente è focalizzata in lui o lei da questa parte, ma nelle tue cose, regina di denari, va bene? Vedo delle lei che possono avere delle opzioni, come anche lui, 7 di coppe, 7 di coppe. E in questa settimana vedo che valuti le tue opzioni, senza concentrarti troppo sulle opzioni, ma anche su altre cose, cioè lasci che le cose si facciano da sole, ok? Adesso andiamo a farci chiarimenti. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, aspettate con queste luci, guarda ogni volta. Allora, adesso andiamo a farci chiarimenti. Vediamo un po'. Vediamo un po', perché lui ha l'energia del 7 di coppe, energia attuale di lui, energia attuale di lui nei confronti di lei, energia attuale di lui, energia attuale di lui, 7 di coppe, re di denari, vedi, lo vedo impegnato molto in delle sue responsabilità, più cose contemporaneamente, più responsabilità, re di denari, ok. Vediamo il 6 di coppe, energia del 6 di coppe, i pensieri di lui nei confronti di lei. Il matto, nonostante sia impegnato in molte cose, si vuole lasciare andare a questo pensiero di stare insieme, di recuperare una connessione o di avere un momento prezioso tra lui e lei. Il matto nei suoi pensieri mi dice che alcuni di lui, sì, qua c'è il mondo, possono lavorare fuori. Fammi mettere un'altra, adesso ti dico un'altra cosa. 6 di coppe, i pensieri di lui nei confronti di lei, 6 di coppe, il paggio di spade. Qua loro si sono potuti allontanare perché c'era un'altra persona e stanno osservando molto una persona che è a distanza. Vorrebbero recuperare la relazione con una persona che, con la quale si sono anche lasciati perché avevano un'altra relazione ufficiale. Io li vedo che qua sono singolo col 9 di coppe, va bene? Quindi vedo una persona che si vuole lasciare andare a recupero di una connessione con una persona che conoscono bene, che sta a distanza o che comunque conoscono bene, si vogliono lasciare andare e la osservano molto alla distanza. Ok, vediamo un po' il 3 di spade. Cosa prova lui per lei? Cosa prova lui per lei? 3 di spade. Cosa prova lui per lei? 3 di spade. 10 di coppe. Molti di lui hanno chiuso una relazione ufficiale o un matrimonio. Quello che provano per lei è vogliono recuperare una connessione bellissima. 10 di coppe. Vedi i 7 di denari, stanno attendendo per sanare una ferita che hanno dentro di loro o comunque sia provano, c'è molto amore qua perché c'è una grande energia preziosa. Vediamo la bilancia, la giustizia e il 3 di coppe al blocco. Giustizia e 3 di coppe, qual è il blocco di lui nei confronti di lei? 7 di bastoni, dei limiti. Ci sono dei limiti tra lui e lei. O lui ha messo dei limiti o lei ha messo dei limiti o ci sono delle difficoltà dovute a terze persone, quindi dei limiti imposti per questo. Perché la bilancia e il 3 di coppe? Beh, di nuovo la bilancia perché la giustizia e il 3 di coppe è uscita da sola. Il diavolo. Ci sono situazioni anche di terze persone di manipolazione che hanno posto dei limiti. Da parte tua, da parte di lei o lui ha posto questi limiti. E vuole superare queste situazioni, insomma. Ok, vediamo un po' il 9 di coppe. Le intenzioni di lui nei confronti di lei con il 9 di coppe. Le intenzioni di lui nei confronti di lei con il 9 di coppe. 5 di denari. È come se c'è un po' di orgoglio, non avesse intenzione di fare niente, perché si sente un po' orgoglioso, ferito, o per una situazione pregressa, oppure perché è successo qualcosa con una lei. Come si dice, adesso sto come sto, 9 di coppe, sto sulla mia poltrona, 5 di denari, non ho intenzione di fare niente. Come intenzioni, però poi lo fa. E infatti vediamo il mago che cosa... Vedi, però ci sono dei sensi di colpa, 5-5, dice io sto qua dove sto adesso. Vediamo il mago, le azioni di lui nei confronti di lei, le azioni di lui nei confronti di lei. Cavaliere di spade, però le parla all'improvviso, le parla.
o gli parla? Gli parla all'improvviso. Vediamo questo, se vedi, le parla all'improvviso, vuole chiarire delle cose che non sono chiare, che avere un'opportunità, il mago, ok? Vediamo questo 6 denari, cosa succede alla fine? L'energia del 6 denari, cosa succede alla fine? L'energia del 6 denari, 6 denari, il 9 di denari, 6 di denari di nuovo, e la morte. Arriva un cambio rispetto all'orgoglio. E qua c'era un po' di orgoglio, e si mette da parte, va bene? Arriva un cambio, si rimette un equilibrio. Mettiamone due altre. E vedi, 3 di coppe. Assolutamente sì, paggio di coppe. Viene chiesto scusa. O qua vedo dei messaggi carini, anche un po' timidi per riconciliarsi. Rispetto a cosa? Una situazione di orgoglio che non ha dato ciò che aveva sbilanciato la situazione. Una situazione di orgoglio, 9 di denari che aveva sbilanciato la situazione, arriva un cambio. Qua c'è anche un lui che corteggia anche timidamente una lei che la vede proprio eccezionale con questo 9 di denari. Quindi la corteggia, si lancia, la osserva tanto, alla fine che faccio? Ci provo, non ci provo? Magari mi rifiuta, che faccio? No? Alla fine lo fa. Questo vi do un'altra lettura perché siamo a migliaia, ok? Quindi io qua vedo che proprio le intenzioni sono quelle di mettere da parte l'orgoglio, di farsi avanti, c'è un corteggiamento, di spiegare anche eventuali situazioni di limiti un po' tossiche che hanno fatto stare male lui, ok? Vediamo da questa parte. Allora, energia attuale di lei nei confronti di lui con la giustizia. Aspettate un attimo. Voi vedete, ragazzi? Vede? Sì. Allora, l'energia attuale di lei nei confronti di lui con la giustizia. L'energia attuale di lei nei confronti di lui con la giustizia. 8 di spade. Qua c'è un blocco tra lei e lui e c'è stress. Lei ha preso la decisione di risolvere delle cose con lui oppure delle decisioni per se stessa che la sbloccano. L'energia attuale di lei nei confronti di lui è un po' di stress, 8 di spade, c'è un po' di blocco che lei vuole sistemare. mm? Che lei vuole sistemare. Vediamo la regina dei denari, i pensieri di lei nei confronti di lui con la regina di denari. Il paggio di spade. Guarda, se che ti dico, se a volte lei ha dato troppo, più di quanto, no, per paura di non essere amata, eccetera. Questa è la settimana in cui, almeno questa è la condizione interiore, in cui lei ha preso le decisioni di pensare a se stessa, di stare un po' sulla difensiva rispetto all'altro, lo osserva molto per vedere cosa fa, soprattutto per vedere se lui si guadagna la sua fiducia. Lei è aperta emozionalmente, però è come se la gioca un po' in questi termini. Ha un po' di stress e vuole risolvere eventuali situazioni di stress o di blocco che ha con lui, sta dove sta, osservando le azioni che fa lui perché non si fida tanto, è aperta emozionalmente e aveva un po' di barriera. Vediamo anche qua, abbiamo paggio di spade e paggio di spade, si osservano a vicenda. Vediamo un po' il cavaliere di coppe, cosa prova lei per lui? 2 denari, anche se lei è aperta emozionalmente, ci può avere un po' dei dubbi. Magari lei ha delle opzioni anche, no? E anche se è aperta emozionalmente, con i 2 denari è come se ho un po' di dubbi nel mio cuore, anche se sono aperta emozionalmente. Perché? Perché non mi fido tanto. Vediamo se riesce a recuperare la mia fiducia. Oppure lei è aperta emozionalmente col cavaliere di coppe perché vuole mettere in equilibrio delle situazioni, due, no? 2 denari, mettere in equilibrio delle situazioni che si possono mettere in equilibrio solo con l'avanzamento emozionale che lei vuole dare. Vediamo un po'. Oppure lei può avere delle opzioni o lui può avere delle opzioni. Vediamo nel blocco, qual è il blocco di lei nei confronti di lui? 3 di bastoni, cavaliere di spade. 3 di bastoni, cavaliere di spade. 3 di bastoni, cavaliere di spade. Il blocco di lei nei confronti di lui. Il re di bastoni. È possibile che lei abbia rivendicato a lui che aveva un carattere che non gliel'ha fatta facile.
Il re di bastoni a blocco è una persona che non te la fa facile a livello caratteriale, oppure non ha messo sforzo, non ha messo impegno, oppure prima ti dice una cosa, poi ti dice un'altra, oppure va e viene con le conversazioni e lei non vedeva futuro proprio perché il suo carattere non glielo faceva facile. Vediamo un po' il blocco di lei nei confronti di lui, re di bastoni. Il 10 di denari, è possibile che lui non metteva abbastanza sforzo in una stabilità. O lei è come se... Oppure lui voleva una stabilità e lei non la voleva, cioè mi parlano del blocco, oppure il blocco può essere il blocco di lui che ha delle responsabilità familiari o altro, questo può essere, aver determinato da parte di lei un non vedere un futuro con questa persona, comunicazioni intermittenti, repentine, vado, vengo, e quindi oppure proprio una stabilità, il blocco, la mancanza di sforzo nel mettere stabilità. Vediamo la morte. Vediamo la morte e il 9 di bastoni, le intenzioni di lei nei confronti di lui, morte e il 9 di bastoni, intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana. E infatti abbiamo la temperanza. Te l'avevo detto prima che ha intenzione di fare un cambio rispetto alle resistenze. La temperanza mi parla dell'intenzione di lei nei confronti di lui di parlare, di avere un'ottima comunicazione, di risoluzione, di intendersela bene. Ok. Vediamo le azioni di lei nei confronti di lui con il re di denari e la regina di bastoni. Re di denari, regina di bastoni, le azioni di lei nei confronti di lui in questa settimana. 5 di coppe. Qua vedo che lei vuole risolvere delle sensazioni di tristezza che ha avuto con lui o aprirsi al nuovo rispetto a situazioni di tristezza. Il 5 di coppe mi parla di una sensazione di abbassamento d'animo, di tristezza. Nei Rider White il 5 di coppe ha 2 coppe piene, le altre sono versate, no? Le altre 3. Quindi è come per dire non tutto è perduto, tant'è che abbiamo re di denari, regina di bastoni, è come se qua si vuole risolvere una questione di natura emozionale. Vedo le azioni di lei nei confronti di lui, o lei, alcune di lei sono un po' pentite, alcune di lei, perché qua c'è il 3 di spade e qua c'è il 5 di coppe nelle azioni, loro vogliono parlare per alcune, per altre invece qua vedo, fammene mettere un'altra, le azioni di lei nei confronti di lui, azioni di lei nei confronti di lui. La regina di bastoni, lei farà azioni che le permettono di avere tutto sotto controllo. Cioè la regina di bastoni è colei che è fiera di fare delle azioni e si sentono nel pieno del loro potere, sentono di essere apprezzate, bellissime o bellissimi, insomma, sentono di essere apprezzate e vogliono recuperare quel non tutto è perduto. Perché qua c'è una persona che fa un'azione, l'abbiamo visto anche con il mago, e quindi vogliono recuperare con questa persona perché dice non tutto è perduto, smetto di avere la resistenza, sto nel mio potere, anche se sto un po' sulle mie, sto nel mio potere comunque, anche se non mi fido tanto, però so che questa persona, a questa persona piaccio tantissimo, quindi sto nel mio potere, non tutto è perduto, 5 di coppe. Ehm, per, per alcune di lei che hanno 2 persone, si parlano con entrambe queste persone. Non vogliono dare adesso ancora stabilità, però parlano con queste persone, sì. Cioè, come se la giocano molto in questa settimana, le vedo concentrate su di sé e se la giocano molto. Danno retta a più di una persona, questo è il senso. Smettono di avere le difese alte perché sono aperte emozionalmente. Sì, vediamo un po' questo 2 di denari e 7 di coppe. Energia finale di lei nei confronti di lui, 2 di denari, 7 di coppe. Energia finale di lei nei confronti di lui. Abbiamo re di denari, abbiamo lui, il mondo, 7 di coppe, di nuovo, poi mette 2 altre, 8 di bastoni. Sì, è l'asso di bastoni. Guarda, qua mi stanno dicendo che si mettono in equilibrio delle cose che non erano in equilibrio. Ci si parla, ci si viene incontro. Io qua vedo che c'è proprio lui che parla, vuole dare delle notizie, parla per risolvere delle questioni che erano confuse.
8 di bastoni, comunicazioni, asso di bastoni, nuovi inizi. Quindi ci sono comunicazioni nuove che tolgono dai dubbi, risolvono dei dubbi, ok? Si parla anche di alcune responsabilità che si ha o da una parte o dall'altra, però vedo che ci si intende sulle responsabilità che si hanno, ci si intende sui dubbi che si avevano e si eliminano questi dubbi, d'accordo? Ok. Allora, ragazze mie, ragazzi, prima di mettere tutti gli oracoli vado a mangiarmi un biscottino. Arrivo subito, eh. Allora, ragazze mie, ragazzi, mangiare il biscottino. Allora, stavamo dicendo, io stavo vedendo qua anche, ci sono gruppi di lei che vogliono abbassare le difese rispetto all'altro fuori da sé, quindi che sia un lui, un'altra persona, aspettano che sia l'altro e con loro savoir-faire, diciamo, ottengono la fiducia di lui. Ci sono delle lei che vogliono ottenere la fiducia di lui e con loro savoir-faire riescono a ottenere la fiducia di lui, seppur non vogliono fare nessun passo, aspettano che sia lui e nel frattempo con loro savoir-faire esce Regina di Bastoni, sono già predisposte ad aprirsi, ma non lo fanno vedere più di tanto. E dopo vedo che si raggiunge proprio un intendimento, va bene? Adesso andiamo a vedere con i nostri oracoli lui-lei, vediamo un po'. Qua abbiamo anche i segni, l'ho detto, no? Anche Capricorno, vabbè, ma quando facciamo i lui-lei sono coinvolti tutti i segni, eh? Allora, vediamo un po'. Le parole esatte che lui dirà a lei in questa settimana, visto che abbiamo questo mago con questo cavaliere di spade. Le parole esatte che lui dirà a lei in questa settimana? Perdonami, ti prego, perdonami. Quindi qua c'è un perdonami, ti prego, perdonami, dovuto al fatto di cosa? Di essere stato probabilmente più distratto con le sue cose, di non essersi comportato proprio all'altezza, di aver vuole sistemare delle questioni, c'è il cuore trafitto e quindi un po' di orgoglio viene messo da parte. Perdonami, ti prego, perdonami. Ok. Vediamo, è uscita da sola, vediamo che cosa ci vuole dire. Ti sto aspettando. Questo è un lui che sta aspettando lei, tant'è che qua abbiamo alcuni lui che stanno con le braccia conserte nelle intenzioni e che aspettano un accenno di lei per alcuni. Altri invece confessano perdonami, ti prego, perdonami e aspettano i tempi di lei. Ti sto aspettando, ok. Vediamo ancora cosa le dirà. Ti sto manifestando, vuole un'opportunità e se non è questa sincronicità, il mago è la manifestazione. Ti sto manifestando. Cosa sta manifestando? Che lei si fidi di lui e viceversa. Quindi ti sto manifestando è proprio l'opportunità che vuole manifestare ed è quello che farà nelle azioni, ok? Vediamo adesso. Voglio mettere però una carta sul 3 di spade e 10 di coppe. Vediamo, una carta sul 3 di spade e 10 di coppe. Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. Nonostante ci sia un blocco qua di lui, non riesce a controllare quello che prova per lei. Tant'è che abbiamo il cavaliere di spade che arriva all'attacco. Ok? Adesso, era giusto un chiarimento mio personale, così. Adesso vediamo un po' con le nostre carte metaforiche associative che ci piacciono tanto, vediamo un po' che lui abbiamo in questa settimana, che generi di lui abbiamo in questa settimana, vediamo un po', così andiamo a vedere anche la parte un po' più profonda, psicologica, anche se l'abbiamo vista qui. Allora, vediamo che lui abbiamo in questa settimana. Che lui abbiamo in questa settimana. Allora, prendiamone una. Un lui che vuole fare pace, un lui che se la ride. Abbiamo un lui che vuole ridere, vuole scherzare, seppur con questo ghigno trattiene un po' di imbarazzo. C'è un lui un po' imbarazzato, allo stesso tempo un lui che si lascia andare, seppur c'è un po' di imbarazzo, ok? E lo vediamo qua col paggio di coppe, te l'ho detto, un po' di timidezza, un po' di imbarazzo a quello. Un po' di colui che, sì, so che sono un po' cazzone, scusatemi il termine, però comunque ridiamoci su.
Allora, vediamo ancora che lui abbiamo in questa settimana. E beh, o lui che porta dei fiori, perdonami, ti prego, perdonami, eccolo qua. O lui che porta dei fiori, perdonami, ti prego, perdonami, ti sto aspettando. Sì, qua abbiamo un lui che si pente anche di alcune cose, vuole fare le cose fatte bene, insomma. Ok, un lui che porta dei fiori, quindi è un omaggio a una lei o un altro lui, è uguale. Andiamo a vedere ancora che lui abbiamo, mi sei caduta tu. Ah, qua abbiamo lui che si è confrontato con degli amici anche. Qua abbiamo un lui che o questioni di lavoro anche qui, oppure abbiamo lui che si è confrontato con degli amici. Vediamo. Vediamo ancora che lui abbiamo. Un lui che se la suona e se la canta, diciamo. Lui- abbiamo lui con la chitarra, è possibile un lui che suoni la chitarra, suoni qualche strumento musicale. Ma qua come simbologia questa carta mi parla di un lui che userà la creatività, si lascerà andare alla parte più creativa di se stesso, anche una parte più ludica, no? E qua vedo un lui che si è confrontato con degli amici, ho parlato con degli amici prima di fare queste cose. Poi alla fine quello che ne deduco è che si lascia andare all'apertura emozionale anche attraverso dei gesti un po' diversi dal solito, no? Ok, vediamo un po' da questa parte chi lei abbiamo in questa settimana. Allora, vediamo un po' chi lei abbiamo in questa settimana. Chi lei, che tipo di lei abbiamo in questa settimana? Abbiamo una lei con la spada, Xina, regina della giungla, o una vichinga, una shield maiden, come direbbero i vichinghi. Abbiamo una lei con la spada che utilizza anche la sua seduzione. E te l'ho detto qua. Regina di bastoni 2 volte, una lei che sa di piacere, una lei che è nel pieno del suo potere, che sa di piacere, anche un po' agguerrita, ma agguerrita nel senso più sexy del termine. Questo è una lei che utilizza le sue armi, c'è una spada di seduzione. E lo vedevamo qua, ok? Vediamo anche qui che altro tipo di lei abbiamo. Io qua vedo una lei che si prende quello che vuole in questa settimana, cioè ti prendi quello che vuoi, ti prendi proprio quello che vuoi. Vediamo che lei abbiamo ancora. Questo cos'è? Ah, la vedete così questa foto, ragazze? Qua c'è una chiave, una porta a forma di chiave enorme e una lei qui. Mm. Allora, interessantissima questa carta, farei un podcast su questa carta. Allora, qua abbiamo una lei che guarda al cielo, che esce da una zona buia, in ombra, perché ha trovato la chiave. Una lei che guarda il cielo, cioè le possibilità. Si aprono delle possibilità per lei in questa settimana. Prima della chiave abbiamo una situazione buia, ok? E qua si va verso la luce, quindi si trova la chiave per andare verso la luce in questa settimana. Ok. La vedo un po' come l'officina alchemica, no? La porta entro la quale c'era questa chiave dentro, cioè abbiamo lavorato tanto su di noi, al nostro interno e quindi qua vedo una lei vestita a ghingheri con un vestito bello, elegante, insomma un po' retro, un po' bohemienne. Una lei che esce da una situazione un po' più oscura e si veste per l'occasione, perché ha trovato la chiave, una porta a forma di chiave. C'è una soluzione in questa settimana. Vediamo ancora
Non c'era mai uscita quella carta, eh? Vediamo ancora. Qua abbiamo una lei con dei bambini. Vedo una lei molto occupata anche sul profilo familiare, te l'ho detto qua, no? Casa, famiglia. Allora, da queste tre carte si evince una lei che si prende quello che vuole. Ti prendi quello che vuoi, con una persona, con l'altro. Vedo anche una lei molto amabile nella sua famiglia, vedo una lei molto accogliente con i suoi figli, con la sua famiglia, con i suoi parenti, insomma, con i bambini. Qua vedo lei che pensa a questo, infatti, impegnata in questo, però anche rispetto alle responsabilità familiari che poteva avere o lavorative sue, si apre al nuovo, si apre alla possibilità della connessione con l'altro. Questa carta sta a simboleggiare anche il fatto che qua c'è una donna a contatto con i bambini. Come vi dico sempre, i bambini sono il nostro bambino interiore e sono questi aspetti della bambina che è in lei che la portano a trovare la chiave di volta in questa settimana. Ok, nei confronti di lui e anche nella sua vita proprio. La vedo che si vede bella, bello insomma da questa parte. La bellezza cos'è? La bellezza è la consapevolezza della propria essenza. Questo è. Quando sei consapevole della tua essenza, cos'è la consapevolezza? Non è una cosa che ha a che fare col mentale, già ve l'ho detto. È qualcosa che ha a che fare col contatto con l'invisibile, cioè con col tuo spirito, col tuo sé superiore. Quindi se quando sei in contatto col tuo sé superiore, lo senti in tutte le cellule, prendi consapevolezza. Cioè un conto è la consapevolezza a livello mentale, l'analisi, mi do conto di. Un conto è sono questa cosa. Ok. Ok, adesso andiamo a vedere un po'. Ci mettiamo questo. Vediamo un po' cosa ci dicono questi altri oracoli per avere maggiori informazioni in questa settimana sulle dinamiche di lui e di lei, divino maschile e divino femminile. Allora, voglio prima di tutto una carta per lui nei confronti di lei. Dipendenza emotiva. Qua ci sono dei lui che hanno una dipendenza emotiva nei confronti di lei e anche che la vogliono sanare per avere una situazione sana, tant'è che avevamo al blocco del diavolo, no? Vi ricordate? La dipendenza proprio emotiva portata all'estremo che genera anche tossicità. Quindi è come, però abbiamo visto che poi c'è la giustizia, eccetera. Si soluzionano delle situazioni di dipendenza emotiva, però è la stessa dipendenza emotiva che lo spinge lui nei confronti di lei. Ok. Andiamo a vedere ancora lui nei confronti di lei, anzi lei nei confronti di lui adesso. Cambiamenti positivi dell'attuale relazione. Quindi qua ci sono dei cambiamenti positivi e già l'abbiamo visto, ce lo confermano. Nel qual caso lei da questa parte, se ti sei ritrovata da questa parte, non c'è nessuno, te l'ho detto che qua ci sono delle opzioni. E una di queste opzioni tu ti vorrai guadagnare anche la fiducia di queste opzioni, di una di queste persone, va bene? E ci saranno dei cambiamenti positivi, lo farai dalla tua autostima, ok? Da questa parte, se ci sono dei lui che non hanno nessuno, ma questa settimana si lanciano, l'abbiamo visto, con una persona, e vanno a sanare quella dipendenza emozionale, emotiva che avevano da una precedente relazione. Vediamo ancora lui nei confronti di lei. Peso della famiglia, e qua lo vedevamo che ci sono delle responsabilità che potevano dare il peso della famiglia. O peso di responsabilità. O della famiglia di lui o della famiglia di lei, se sono in connessione. Ok. Lei nei confronti di lui. Prendi le distanze. Qua c'è una lei che ha preso le distanze prima. E la vedevamo qua, le difese alte, 9 di bastoni, ma che vuole un cambio. E la temperanza mi parla di equilibrio. Alcune di lei prendono le distanze da un'altra situazione dove non vedono futuro, ricordiamo quello che c'era al blocco, 3 di bastoni, cavaliere di spade,
e si aprono al nuovo. Io vedo qua che si aprono al nuovo, lo vedevamo già con il Cavaliere di Coppe. Ok, vediamo adesso ancora l'ultima, lui nei confronti di lei. Persona divorziata, lui può essere una persona divorziata o essersi divorziato, te l'ho già detto qui. E può avere il peso della famiglia e avere una dipendenza emozionale, emotiva nei confronti della famiglia, ma come abbiamo visto qui ci si apre poco a poco, abbiamo un istinto ad aprirsi. Ok, vediamo da quest'altra parte, lei nei confronti di lui, anima gemella, fiamma gemella. Qua in questa settimana abbiamo a che fare con una lei che si darà consapevolezza di una connessione molto forte, o con un'anima gemella o con una fiamma gemella. Vediamo quali sono le carte che legano entrambi. Una carta che lega entrambi. Relazione discreta, segreta. Tra di loro ci può essere una relazione discreta, segreta, o può nascere come una relazione un po' più segreta, insomma, no? Può nascere qualcosa in sordina, può nascere così, o può esserci questa relazione segreta. Sì, quindi ci può essere o una relazione segreta che nasce in questa settimana, oppure una relazione che piano piano sta nascendo, o una relazione che già è segreta, insomma. Ok, vediamo adesso con gli archetipi. Allora, quale archetipo va a integrare lui in questa settimana? Quale archetipo va a integrare lui in questa settimana? Un eroe, diventa un eroe. Quale archetipo? Un eroe. Io credo che faccia dei passi qua, tutte le carte che sono uscite, che hanno a che fare col mettere da parte un po' l'orgoglio. Ok, quindi diventa eroe, trova il coraggio, no? Prende il coraggio, deriva dal latino cor cordis, corabio, avere cuore. Trova il coraggio di fare delle cose che hanno a che fare col mettersi da parte l'orgoglio. Sì. Vediamo lei quale archetipo integra in questa settimana. L'amante. E qua ti prendi quello che vuoi in questa settimana, eh? Questa settimana ti vedo proprio accesa di passione e anche sessualità. Lo vedevo 2 volte la regina di bastoni, però dal tuo punto di vista, eh? Cioè ti vedo che questa Kundalini che si muove dentro di te, l'amante, qua ti vedo passione e devozione, un apprezzamento senza limiti rispetto a qualcuno. Io qua vedo che molti di voi si vogliono guadagnare la fiducia di qualcuno e lo fate non facendo vedere che morite per quella persona, ma lo fate secondo la regina di bastoni, che è colei che sa di piacere, per lo stesso tempo ti muovi tu, no tu, l'altro. E quindi vedo che non gli dai non gli fai vedere tanta importanza, dare tanta importanza, allo stesso tempo è come se tu agissi da questa parte, il femminile, che tu sia un uomo o donna non importa se ti sei ritrovato da questa parte, come se tu agisci dal tuo piedistallo, sapendo di piacere a questa persona, sapendo di, no, di sentire il tuo potere e allo stesso tempo però senza avere troppo l'attenzione su quella persona, che è una cosa negativa, no? Cioè che è una cosa non, di dipendenza, non funzionale, insomma. Quindi è bella questa carta. Vediamo un po' a questo punto, visto che è uscito l'amante sul femminile, ci mettiamo le carte di chakra di Manara con tutti gli scotch che ho messo, le signorine nude, vabbè. Vediamo un po'. A questo punto entriamo un po' in questa situazione un po' più piccante, diciamo. Vediamo un po' come ti vedrà lui. Come ti vedrà lui? O la persona a cui stai pensando, la persona che può arrivare in questa settimana. Quindi mi riferisco a te che stai guardando, quindi come ti vedrà lui? Nuda, corteggiata da tutti e voluta da tutti. Aspiterina,
Qua abbiamo il terzo chakra. Lui prenderà il coraggio, il terzo chakra è il coraggio, no? L'autostima. Ti vedrà prima di tutto fiera di te stessa o di te stesso. E che non hai problemi proprio a denudare te stessa davanti agli altri, vuol dire a metterti in mostra, a mettere in mostra il tuo essere magnifica così come sei senza vergogna. E ti vedrà anche sospettoso, perché qua chiunque esprima la propria natura è visto con occhi un po' particolari, chiunque esprima la propria natura, perché sono tutti educastrati, quindi chi invece si mostra com'è, con l'essenza che è, viene visto pericoloso, quindi ti vedrà pericolosa, naturale e pericolosa, e anche vista da tutti, e questo gli darà anche la forza e il coraggio di fare delle cose, un eroe, ok. Ancora voglio vedere come ti vedrà questa persona. Perché sei un sogno ad occhi aperti, col sesto chakra. Terzo occhio, la musa che vive nei miei sogni. Come ti vedrà? Ti vedrà come con lei, ti vede ogni notte, ti vede ovunque, e questa è l'immagine che il maschile ha del femminile in questa settimana, perché se lei lo leggiamo a un altro livello, il maschile vedrà il femminile come pieno di forza, che non ha paura a mostrarsi nella sua bellezza, nella sua essenza, e questo è ciò che lo ispira, sesto chakra, nel fare anche lui così. Quindi noi verremmo ispirati dal nostro maschile interno, quindi dal nostro sé superiore, nel mostrarci nell'essenza meravigliosa che siamo. Dalla tristezza alla rabbia, alla bellezza, alla giocosità, tutto a mostrarci così, fiere di esserlo. E questo cosa comporterà al collettivo? Faremo ispirare gli altri, gli daremo l'opportunità di ispirarsi a fare come facciamo noi. Ok, bellissima questa, bellissima. Ispireremo il mondo, ragazzi, ispirerete il mondo. Fai quello che ti prendi, quello che vuoi, ispirando tutti. Bellissimo. Voglio metterci delle carte dello sciamano per noi un attimo adesso ancora. Quindi, siccome sono uscite questa accoppiata di carte magnifico, ma già ce l'ho preannunciata il genio bastoni, e con le accoppiate ovviamente a fianco, voglio vedere un consiglio per tutti noi, per tutte voi e tutti voi, su portare avanti questo che abbiamo detto adesso. La spirale. Allora, la vita è una spirale. Ci succedono le stesse cose a livelli differenti. Questa cosa che ti ho detto, ispirare gli altri, essere, mentre tu sei te stessa, te stesso, cioè con tutte le tue peculiarità, che ispirerai gli altri, questa cosa ti è già successa in passato, con un altro tipo di consapevolezza. Ti risuccede in questa settimana. E lo dovrai affrontare come sei diventata. Va bene? Vediamo un attimo, un'altra. Sì, il concilio, ti dicono di metterti le mani sul cuore e agire così come il cuore comanda. Il cuore o il tuo sé superiore è la stessa cosa. Ti dicono di rimanere in silenzio, metterti le mani sul cuore e far parlare il cuore. Ok. Un'altra. Il viaggio. Questa è una prova iniziatica col viaggio. Interessanti queste tre carte che sono uscite, Fatemi vedere un attimo. Allora, il viaggio mi parla. Questa carta, c'è una dicitura di questa carta, dice: sta passando la nave adesso, prendila, chissà quando passerà di nuovo. È come un'opportunità straordinaria in questa settimana di lanciarsi in qualcosa. Credo che abbia a che fare con il tuo essere materna e guerriera, un po' come le Shield Maiden del vichinghe, capito? E di praticarti in questo modo, materna e guerriera. Voglio fare un chiarimento su questo concilio e viaggio. Il flusso, ok, quindi allora il flusso mi parla di lasciarsi andare.
lasciarsi andare, lasciati andare, segui il tuo sé superiore, segui quello che ti dice il cuore, salta e lasciati andare, ok? Perché forse nel passato non ti sei lasciato andare con le stesse dinamiche, adesso lo devi fare, ti sta dicendo, per portare in equilibrio gli aspetti, per avere il favore del Dio che ti incarna, ok? Lasciati andare, segui il flusso, non mettere l'analisi, non mettere il mentale, lasciati andare, ti dice. Va bene? Mm. Allora, mettiamo adesso, siccome sono uscite carte importanti, un altro oracolo di Sefirion, lui nei confronti di lei in questa settimana. Pacificazione dell'albero genealogico, qua si fa pace, proprio chiaro, questa c'era già uscita, ci sta uscendo di recente questa carta, si fa pace e poi lei nei confronti di lui. E lei sarà femminile, bellissimo, principio femminile, ricettività, sensibilità, accoglienza, flessibilità. Lei avrà pazienza, si lascerà fluire. Io vedo un'energia femminile che si lascia fluire, che avrà pazienza, ma soprattutto si lascia fluire alle proprie emozioni e sentimenti. Non mette freni alle proprie emozioni, già l'avevamo visto prima, no? Non ha più resistenze. E da questa parte il maschile, siccome l'attitudine del femminile porta il maschile e poi viceversa si compenetrano come energie, ad abbracciare gli altri. Quindi qua si lascia fluire le proprie emozioni. Da questa parte c'è un maschile che abbraccia le proprie emozioni e abbraccia gli altri. Quindi sull'altro livello, come si legge questa parte? Che saremo ricettive alla nostra parte invisibile, alla nostra anima, al nostro sé superiore, al nostro grande amante e faremo azioni di abbracciare gli altri. Quindi una stesa bellissima. Detto questo, ragazze mie, ragazzi, io non aggiungerei altro. Concludo qui, vi auguro una settimana piena di magia, abbracci e fantasmagoriche allegorie. Detto questo, vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.